Benvenuti nel video dedicato al vestito lungo Moda 41. In questo tutorial ci saranno immagini di un altro modello, ma il procedimento e la confezione sono uguali. Questo modello è composto da un davanti, un dietro e da delle fascette per rifinire sia il girocollo che gli incavi. Il davanti ha delle pieghe e ci vengono indicate dalle frecce anche dalla che parte va rivolta la piega, e la piega è anche cucita per per alcuni centimetri. Poi tutti i modelli TT-CAD hanno dei marcatori che aiutano ad assemblare le varie parti del modello. In questo caso abbiamo dei cerchietti che rappresentano il fianco e aiutano a mettere assieme il dietro con il davanti. Abbiamo la spalla delle X e poi abbiamo anche dei puntini con le lettere. Anche queste servono ad assemblare le varie parti del modello, in questo caso l'incavo con le fascette. La prima cosa che dobbiamo fare è quella di segnare i vari punti con il filo da imbastire. Segniamo le pieghe da dove iniziano, dove devono arrivare, con il filo doppio da imbastire, semplicemente perché si vede di più e fa più attrito nella stoffa, perciò non lo perdiamo. E andiamo a segnare tutti i vari punti che ci interessano e che ci vengono indicati dal cartamodello. Questo ci aiuterà poi per cucire le pieghe, in questo caso. Quindi tutti i vari punti andiamo a segnarli in questo modo con il filo, e anche gli altri punti, quelli con le lettere. Poi, per aiutarci, visto che è un modello molto lungo, vado a segnare anche i marcatori, questi cerchietti, all'inizio del cerchietto. Segnati tutti i punti, l'inizio delle pieghe e dove inizia la cucitura delle pieghe, i vari punti, e adesso tolgo gli spilli dal cartamodello. Tolto il cartamodello dalla stoffa, unisco con le rette i vari punti che ho segnato con il filo da imbastire. È la parte della piega che va cucita. Unisco i primi due punti che trovo, poi gli altri due punti e così via per tutte e quattro le pieghe. Ecco qua i segni fatti con il gesso e faccio la stessa identica cosa dall'altra parte del tessuto. Ora tolgo tutti gli spilli dalla stoffa, separo le stoffe e taglio i punti fatti con il filo da imbastire. Ecco qua le stoffe aperte, questo è il dritto del tessuto, sono sul rovescio del tessuto e unisco le prime due rette che ho segnato con il gesso in questo modo. Le faccio coincidere con gli spilli. Questa cosa la faccio per tutte e quattro le mie pieghe. Prima unisco con gli spilli, poi imbastitura e cucitura a macchina per tutte e quattro. Ecco qua le pieghe cucite. Tutte e quattro le pieghette cucite. Questo è quello che si vede sul rovescio del tessuto. Questo invece è sul dritto del tessuto. Il cartamodello mi indica da quale parte vanno girate le pieghe, in questo modo la freccia, vanno girate verso il centro davanti, perciò sul rovescio del tessuto io vedrò la piega che va girata verso il fianco.
in questo modo. Girate verso il fianco. Devo stirare sul dritto del tessuto. Questo è il dietro del mio modello. Con il filo da imbastire vado a segnare tutti i punti come ho fatto per il davanti. Segnati i punti, tolgo gli spilli e separo il cartamodello dalla stoffa. Separato il cartamodello dalle stoffe, devo misurare il margine che mi viene indicato dal cartamodello e riporto la misura sulla stoffa con il gesso. Segno con il gesso tutto il centro dietro. Si imbastisce sul segno del gesso, si cuce a macchina e poi si rifiniscono i margini con taglia e cuce zig-zag. Cucito e rifinito tutto il centro dietro. Prendo il davanti, questo è il tessuto dritto, lo giro e unisco il fianco del davanti con il fianco del dietro e il tessuto dritto con dritto. Prima blocco i marcatori che avevo segnato, li blocco con gli spilli e una volta bloccato con gli spilli i marcatori, blocco tutto il fianco, margine con gli spilli. Prima però è molto importante bloccare i marcatori. Messo assieme tutto il fianco con gli spilli. Vado a misurare i margini che mi vengono indicati dal cartamodello e li riporto sulla stoffa. Perché poi lungo il gesso dovrò imbastire. Anche per quanto riguarda la spalla, unisco margine con margine, il marcatore che avevo segnato, misuro sul cartamodello il margine e lo riporto sulla stoffa. Prima però l'avevo bloccato con uno spillo. La stessa cosa bisogna fare sull'altra spalla e sull'altro fianco. Poi si imbastisce sul segno del gesso e si prova. Dopodiché si può cucire a macchina e rifinire i margini. Cucito e rifinito i due fianchi e le due spalle. Queste sono le fascette degli incavi. Segno i punti con il filo da imbastire, che mi aiutano ad unire poi la fascetta con gli incavi. Troviamo le stesse lettere sull'incavo del davanti. Abbiamo la lettera G che è sul fianco, la lettera H che è a metà dell'incavo e la lettera I che è sulla cucitura della spalla. Questo è il cartamodello del dietro. Abbiamo sempre la I sulla cucitura della spalla, la L a metà dell'incavo e la G sulla cucitura del fianco. Togliamo gli spilli e separiamo il cartamodello dalle stoffe. Questo è il tessuto rovescio e lo segno. Segno anche la lettera H, che mi aiuta poi ad individuare il punto che va messo sulla metà dell'incavo del davanti. Separo le due fascette, tagliando anche le marche. Questo è il rovescio del tessuto, questo è il dritto e unisco i due lati, piego la fascetta dritto con dritto, unisco il margine, misuro il margine del cartamodello e lo riporto con il gesso sulla stoffa, blocco con gli spilli e cucio a macchina. Cucitura effettuata e anche stiratura con i margini aperti. Piegare a metà la fascetta, rovescio contro rovescio e bloccare la cucitura. Far coincidere la cucitura.
e far coincidere tutti i margini e bloccarli con gli spilli, tutto attorno alla circonferenza. La lettera H che avevo segnato sul rovescio del tessuto, ora la riporto anche sul dritto, con un segno con il gesso. Quel punto là lo dovrò mettere con la H del mio incavo davanti. Prendo il vestito e lo giro sul rovescio del tessuto. Questo è il davanti del vestito. Ho la fascetta con il tessuto dritto sul rovescio del vestito, blocco la lettera H con la marca che avevo a metà dell'incavo, poi cucitura della fascetta con la cucitura del fianco del vestito. L'altra marca della fascetta con la cucitura della spalla e quarto spillo l'incavo del dietro con l'altra marca della fascetta. Bloccati questi primi 4 punti, bloccare il resto dei margini con gli spilli. Bloccati i margini della fascetta con quelli degli incavi con gli spilli, misuro il margine del cartamodello e lo riporto sulla stoffa con il gesso. Poi imbastisco lungo il gesso e cucio a macchina. Effettuata la cucitura, si taglia a 3 mm dalla cucitura. Tagliati i margini e lasciato 3 mm, stirare la fascetta girata in questo modo. Stirata la fascetta, si gira il vestito sul dritto del tessuto e si effettua un'altra stiratura piegando la fascetta verso il vestito, in questo modo. Dopo aver stirato, si blocca la fascetta sul vestito con il filo da imbastire a 2-3 mm dalla piega. Effettuata l'imbastitura, si fa la cucitura a macchina, sempre 2-3 mm dalla piega della fascetta. Cucitura effettuata. Sopra ho utilizzato il filo nero e sotto il filo bianco. L'altro incavo si rifinisce nello stesso modo. Il girocollo si rifinisce nello stesso identico modo che si sono rifiniti gli incavi, utilizzando il bordino girocollo, unendo la stoffa dritto contro dritto, cucendo in base al margine di cucitura che ci viene indicato dal cartamodello e poi si piega con rovescio contro rovescio lasciando esternamente il dritto. La cucitura viene posta sul centro dietro dove c'è la cucitura del centro dietro del vestito, mentre la piega della fascetta viene posizionata sul centro davanti, ma la confezione è uguale, identica a quella eseguita poco fa per gli incavi. Per quanto riguarda l'orlo, che è l'ultima cosa che manca, il cartamodello mi indica un orlo doppio. Vi ricordo che nel PDF informativo di questo modello c'è il link per il video tutorial orlo doppio. Dopo aver eseguito l'orlo, il modello è completato. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!